Se frequenterete questo canale abbastanza a lungo, ad un certo punto vi renderete conto che parlo ben poco delle serie animate. Per quanto negli anni ne abbia viste parecchie, sono emotivamente ferma ancora a Cenerentola di Walt Disney. E a parte qualche passaggio veloce sui manga più famosi, nel tempo a mia disposizione, se devo scegliere tra l'800ª puntata di One Piece e una nuova serie TV intrigante, di solito opto per la seconda. Perciò capirete l'entusiasmo con cui oggi vi parlo di questa serie animata. È un evento così raro affezionarmi a una cosa del genere che mi stupisco anche di me stessa, ma è tutto merito di quei ragazzacci che l'hanno creata. E beh, non dico nulla di nuovo, del resto tutti gli youtuber ne stanno parlando in questo momento, ma ragazzi, è veramente fenomenale Arcane. Una serie come Arcane esce solo grazie ad una eccezionale congiunzione planetaria, non c'è altra spiegazione. Ogni frame di questa serie è una gioia per gli occhi, una ubriacatura di dettagli che puoi cogliere solo fermando la riproduzione per goderti i frame come se fossero dei quadri, ed è un po' praticamente quello che io ho fatto. Ma prima di continuare vi ricordo di utilizzare il dito con cui accendete il microonde per attivare le notifiche di questo canale e ovviamente iscrivervi se ancora non l'avete fatto. Partiamo dalla base, le animazioni. Cioè, questi sono riusciti a mischiare l'Art Nouveau, che tra parentesi è uno dei miei stili artistici preferiti, insieme al steampunk, che in molte scene mi ha ricordato un po' il gioco Dishonored e in altre un pizzico di Dragon Age Inquisition, ma solo nei costumi di alcuni degli abitanti di Piltover. Comunque, hanno condito alla fine tutto con una spruzzata di cyberpunk e razionalmente questo minestrone dovrebbe fare schifo, e invece no, funziona benissimo. Ogni scena è curata nei minimi dettagli. In alcune ho passato più tempo a guardare cosa c'era sullo sfondo o cosa avevano disegnato sui tavoli, sui mobili, di quello che ho passato a seguire cosa facevano i personaggi. E ho ammirato moltissimo l'architettura delle due città, le cui facciate esprimono le fondamentali differenze sociali ed economiche. Piltover è ricca, opulenta, con questi palazzi grandiosi, bianchi, dalle ampie vetrate, larghi viali e tutte quelle strutture che la attraversano come se fossero un intricato disegno in pizzo metallico. I colori dominanti sono il bianco e l'oro e li ritroviamo infatti anche sugli abiti dei personaggi, perlomeno di quelli diciamo più principali, i governanti e i mercanti. Al contrario, Zaun è inabissata come un'anticamera per gli inferi, buia, mefitica, pericolosa. Qui le luci sono solo artificiali e c'è un abbagliante mosaico di colori fluorescenti che si riflette anche sugli abiti dei suoi pittoreschi abitanti. Il mashup di stili e colori non sarà bello pulito ed elegante come quello di Piltover, ma sicuramente è più stiloso. È un dettaglio che conferma ancora una volta le differenze tra i due ceti sociali, da una parte il conformismo di una città che si regge sul commercio e dall'altra la totale anarchia di Zaun, che paradossalmente però è tenuta in piedi proprio grazie alla malavita che la governa. E questa è solo l'estetica della serie. Se parliamo della trama, Arcane non ha nulla da invidiare alle produzioni più classiche. Abbiamo due città contrapposte dalla condizione sociale dei loro abitanti, che sono però legate intrinsecabilmente dalla rispettiva dipendenza. Ok, è il solito dualismo tra ricchi e poveri, però è reso veramente molto bene senza scadere mai nella banalità. Qui il bene e il male vengono rappresentati con tutte le loro sfaccettature e sfumature, e il rapporto tra scienza e magia rappresenta la polarità di spirito e materia e apre dilemmi morali con cui le due città si devono confrontare costantemente, soprattutto sulla questione se il progresso scientifico può essere giustificato dai mezzi amorali con cui viene ottenuto. Così assistiamo ai maneggi politici che portano un utopista a mercanteggiare i propri pilastri morali pur di vedere realizzata la propria visione. Vediamo i rappresentanti della giustizia confrontarsi sulla efficacia e bontà delle loro azioni. Vediamo uomini di principio compiere azioni terribili pur di proteggere la propria famiglia. Abbiamo un uomo prudente che teme il cambiamento e che si vede tradito proprio da colui che aveva aiutato a crescere. E abbiamo un antagonista corrotto dalla propria stessa ambizione.
E infine, soprattutto sperimentiamo i punti di vista diversi che hanno portato due sorelle molto unite a prendere strade opposte e forse inconciliabili. Ogni personaggio presenta conflitti interiori e sfumature che li rende realistici, merito non solo della caratterizzazione e della storia personale di ciascuno di loro che li rende veramente credibili, ma anche della esecuzione tecnica della loro animazione che mi ha lasciato veramente di stucco. Nonostante vengano usate anche le tipiche movenze fumettose ed esagerate dei manga, soprattutto nei combattimenti, in realtà l'animazione dei corpi è veramente realistica. I personaggi, oltre ad una singolare personalità, possiedono infatti anche delle movenze uniche e i corpi presentano quei piccoli movimenti muscolari inconsapevoli che sono tipici dell'essere umano e che ci diversificano gli uni dagli altri e sono molto difficili da riprodurre in un cartone animato. Insomma, non sono le tipiche movenze rigide, così tipiche dei cartoni, tanto che prima di informarmi ho pensato che avessero girato con veri attori in mock-up e invece no, no, è pazzesco. Infine, ciò che rende Arcane un prodotto di altissima qualità è sicuramente anche la bellissima colonna sonora, che vanta la collaborazione di famosissimi artisti internazionali di cui gli Imagine Dragons sono la punta di diamante, in quanto non solo hanno composto la sigla iniziale, ma compaiono anche in veste animata in uno degli episodi. Insomma, tanta carne al fuoco per questa sorpresa nata dal matrimonio tra Riot Games e la casa di animazione Fortiche e francamente non ho ancora trovato un difetto nella serie animata, però mi ha comunque lasciato delle perplessità che posso giustificare solo con la totale ignoranza mia sulla lore dei videogiochi su cui Arcane si basa. E quindi passiamo alle domande a cui, una volta terminata la stagione, io non ho avuto risposta. Però magari tra di voi c'è qualche appassionato della saga di League of Legends che mi può illuminare, quindi ascoltate le mie domande e gentilmente rispondete qui sotto nei commenti. Allora, il primo mistero per me è il rapporto tra Silco e Vander. Dal flashback nella terza puntata è chiaro che i due un tempo sono stati molto legati, accomunati dallo stesso desiderio di liberare Zaun dalle grinfie di Piltover. Poi a un certo punto questa amicizia si rompe perché a quanto pare finiscono con l'andare in disaccordo sul come affrontare tutta la situazione. Solo che la mia domanda è: bastava solo questo per cercare di uccidere Silco? Cioè, c'è stato un vero, reale motivo? Cosa può aver mai fatto di così tanto grave per indurre Vander a cercare di assassinarlo? È questo che mi sfugge. Forse mi sono addormentata durante l'episodio e non l'ho colto, magari viene spiegato, però non credo. Però se è una cosa spoilerosa che secondo voi verrà detta nella seconda stagione, non ditemela. Fatemi solo sapere se c'è un evento concreto alla base che spieghi questo atteggiamento, perché a me la reazione di Vander mi è sembrata un tantinello esagerata. Il secondo mistero per me è il ruolo delle altre razze nella serie. Il mentore di Jace infatti è l'unico non umano che ha un ruolo importante nella trama, perlomeno in questa prima stagione. Nel corso delle puntate però vediamo altri personaggi che sono chiaramente non umani, ma vengono dati praticamente per scontati e nessuno ci spiega né la loro natura né la loro origine. E quindi mi hanno lasciato un po' con questa curiosità, a partire dall'uomo meccanico che siede nel consiglio. Cioè, è nato questo uomo meccanico, qualcuno l'avrà costruito, da dove arriva? Boh, niente. Qualcuno di voi mi può illuminare su quante razze, insomma, ci sono in questo mondo e qual è il loro scopo nella storia? Grazie. Il terzo mistero è l'origine dei cristalli. Pur essendo, diciamo, un tema centrale della serie, la magia rimane un po' un mistero, soprattutto per quanto riguarda i cristalli che vengono utilizzati per costruire gli utensili Hextech. Ma da dove arrivano e come vengono estratti, essendo così instabili e pericolosi che dubito che li abbiano picconati fuori dalle montagne? Boh, mistero. Inoltre mi sembrano una rarità, visto che a parte Jace, nessuno in tutta Piltover e Zaun sembra che ne abbia mai posseduta una, e anzi, quando i protagonisti vanno nel laboratorio di Jace e vedono le pietre per la prima volta, non hanno neanche idea di che cosa siano e che funzione abbiano. Quindi qualcuno può darmi una spiegazione in merito? Grazie.
E l'ultimo mistero, il quarto mistero, è sempre legato alla magia. Dove sono i maghi? Cioè, per tutto il tempo si parla della potenza della magia e della pericolosità dei maghi. A un certo punto viene anche accennato al fatto che sono stati causa di distruzione per questo potere incontrollato che hanno, ma a parte questo e quello che avevamo visto nel flashback di Jace, di quel mago che aveva salvato la vita a lui e sua madre, zero, cioè sembrano quasi delle figure mitologiche di cui la gente parla ma che non esistono più. Quindi la mia domanda è: i maghi esistono ancora? Li vedremo nella seconda stagione? Mistero, grazie. Ecco qua, cari guardoni, questo è tutto, anche se su Arcane si potrebbe dire veramente tanto, tanto, tanto ancora. E inutile dirvi che non vedo l'ora che esca la seconda stagione e spero solo che riescano a mantenere la stessa qualità della prima, perché Arcane in effetti ha tutte le carte in regola per diventare una delle serie animate più belle di sempre. Intanto vi ringrazio di essere stati con me e ci vediamo al prossimo video. Ciao!